according to Patanjali, this takes place in 3 stages. But before that, we have to talk about one important idea about kleshas. Kleshas exist in 5 states. Kleshas exist in 5 states. Quindi prima di vedere le 3 modalità attraverso le quali si possono, secondo Patanjali, distruggere i klesha, dobbiamo vedere che i klesha si manifestano attraverso 5 stati, esistono attraverso 5 stati. The first state in Patanjali's terms, Sanskrit is prasutta. I will omit the Sanskrit term. Dormant, sleeping, dormant, undeveloped state. Il primo è uno stato dormiente, non sviluppato. In children, in children, small children, so many desires, impulses, drives, they are all there. In a child has got so many desires, impulses, they are all there, but they are all lying in a dormant form. Nei bambini, per esempio, ci sono tanti desideri, tante impulsioni che sono già presenti nel bambino, ma che devono ancora manifestarsi, che sono ancora latenti. They are lying in an undeveloped form. Sono depositati in una forma ancora non sviluppata. Some years ago, 75 years ago, an article, a story appeared in the Reader's Digest. 75 anni fa circa, una storia è stata pubblicata nel Reader's Digest. A magazine known as Reader's Digest. It must be there in Italian in all languages. Sì, The dove c'è anche una selezione? Si chiama selezione? Ah, selezione per le carteggiate. 75 years ago, the story is this. Quindi la storia è questa. One painter, he wanted to paint the face of Jesus Christ. He wanted to paint Jesus. C'era un pittore che desiderava dipingere il volto di Gesù Cristo. Now, this was a child Jesus, how Jesus looked as a child. He wanted to paint Ma com'era Gesù Cristo da bambino? the picture of child Jesus. Quindi voleva dipingere un quadro di Gesù da bambino. He was searching for a face, a child's face, which would look full of innocence and purity and devotion, a face which would be nearer to the face of Jesus. He was searching. E stava cercando, guardava per trovare un viso di bambino che potesse essere adatto a rappresentare il Cristo con innocenza, con spiritualità. Then he saw a child, a small child he saw, and he thought, this is the ideal face. Ha visto un bambino che, vedendolo, ha pensato, questo è il viso ideale. This is the ideal face of Jesus. So he painted the child's face, he painted the face of the child as the face of Jesus. E quindi ha dipinto questo bambino prendendo la modello per il viso di Gesù da bambino. Many years passed. After some years later, he got the idea of painting the face of Judas. E dopo diversi anni gli è venuta l'idea di dipingere anche il viso di Giuda. So Judas' face should be full of cruelty, crookedness, wickedness. So he was searching for a face which would be
like the face of Judas, he was searching for that face. E quindi allo stesso modo ha ricercato un viso che potesse esprimere la crudeltà di Giuda. One day he was sitting with the easel, that painting, what is called easel, I don't know, the board on which you paint, easel, frame. No, easel, E-A-S-E-L, easel. The stand at which you keep the... Ah, il cavalletto. Ok. Un giorno quindi ha visto un cavalletto So he was sitting with the easel and the canvas was there, he was sitting. Then one drunkard, one man fully drunk, he came reeling, came there and fell down. Before, where he was sitting, he came reeling and fell down there. E mentre stava lì con la tela e il cavalletto pronto a dipingere, è arrivato un ubriaco ed è caduto proprio lì davanti a lui. Then the painter saw, looked at his face, and he saw it was full of crookedness, wickedness, cruelty, and all immorality, everything is on his face. E vedendo questo ubriaco ha pensato, guardando il suo viso, che era pieno di crudeltà, di immoralità. So then he thought, this is the right face for Judas. This must be, Judas must have had this kind of face. E ha pensato che questo era il viso adatto per rappresentare Giuda, che sicuramente avrà avuto questa tipologia di viso. So he started painting that man's face as Judas. E ha cominciato a dipingere il viso di questo uomo come se fosse Giuda. When he was painting, that man slowly woke up, came to his senses slowly. E mentre lo stava dipingendo, quest'uomo piano piano ha ripreso i sensi. And he saw him painting his face. So he asked him, do you remember me? Do you remember me? He asked. E mentre ha visto che stava dipingendo il suo viso, gli ha chiesto al pittore, ma ti ricordi di me? The painter couldn't recognize. Then the man said, I was that boy whose face you painted as Jesus. E il pittore non se lo poteva ricordare, ma lui gli ha detto, sono quel ragazzino che tu hai dipinto come se fosse il viso di Gesù. So, innocent looking child, he may be having the samskaras, the kleshas of a Judas. It was there. E quindi possiamo vedere da questo racconto che anche l'innocente viso, l'innocenza di un bambino può già portare in sé i germi, i semi dei klesha che già erano presenti. So that is the dormant state. Kleshas are in children. Now in everybody's life, as you grow, these kleshas grow, become manifested. E sono già presenti questi klesha anche da bambini, ovviamente allo stato latente, e crescono man mano che la persona cresce. So this dormant samskara, as one child grows at different stages, at the age of teenage, adolescence, early youth, later youth, old age, the many samskaras are dormant within us. At different stages in our life, these begin to manifest. Noi abbiamo tutti dei klesha latenti, addormentati, e si risvegliano anche a seconda dell'età della vita, quindi da bambini, da adolescenti, da adulti e anche da vecchi. Sometimes the kleshas, that is the desires, impulses, lying dormant, they come out, they manifest only in old age. A volte questi klesha dormenti si manifestano proprio anche negli ultimi stadi della vita quando siamo vecchi. So, the first stage of kleshas exist is the dormant state, the prasupta, sleeping, dormant state. E quindi il primo stadio prasupta è quello stadio che possiamo dire latente o addormentato dei klesha. The second state in which kleshas exist is
many of our desires can be freely expressed. If we feel hungry, so the children, they can ask their parents, I feel hungry, immediately the parents will feed. If you feel thirsty, you can ask for tea or coffee or these things. We don't have to hesitate. Many of our desires we can freely express amongst ourselves. Ci sono alcuni desideri che possono essere espressi normalmente e senza problemi, come quando si ha fame o si ha sete. In quel caso sono manifestate, i parenti e i genitori lo percepiscono. So this state of some of the kleshas, that is the desires, impulses, they exist in the freely expressed state, that is udara state. Questo è lo stadio pre-espresso, quindi prima che venga espresso. Udara. No, non è espresso chiaramente, è pre-espresso. The third state is, in Sanskrit it is known as vichinna, that is suppressed or repressed. Il terzo stadio invece, vicina, vuol dire soppresso o represso. Yesterday I told you about Freud's theory of the unconscious. And we saw in the unconscious, the childhood experiences are pushed into that. That is called repression. Nell'inconscio, appunto, secondo anche la teoria di Freud, alcuni impulsi sono repressi, soprattutto nell'età dell'infanzia. Difference between suppression and repression is something you do consciously. You are aware that you are suppressing. La soppressione include un processo di coscienza, cioè si è consapevoli di sopprimere un impulso. Suppression, for example, in our daily life, somebody behaves in a rude way, then we feel angry. We want to retort or we want even to beat him. But in a polite society, we know it is not proper to show our temper. So we suppress our anger. Per esempio, nella vita quotidiana, questo lo sperimentiamo di frequente, qualcuno ci tratta magari in maniera un po' sgarbata e verrebbe spontaneo arrabbiarsi e reagire, però proprio perché siamo persone educate cerchiamo di contenere perché non sta bene manifestare la propria natura più bassa, più spontanea. Quindi con l'educazione si sopprimono questi impulsi e queste reazioni. So conscious suppression is what is called suppression. We are conscious that we are suppressing it. Quindi una soppressione include il processo di essere coscienti di sopprimere. Repression is unconscious suppression. Invece la repressione è un processo inconscio, è una soppressione inconscia. We are not aware that we have repressed. As I told last time, non siamo consapevoli di avere represso una pulsione. Freud has showed many, especially unpleasant, painful experiences of childhood, adolescence. These are repressed. The child is not aware because a child is in a weak condition. He doesn't have the strength to react, to fight somebody. Suppose a child is abused or tortured. Child cannot react, it cannot protect itself. So it suppresses its anger, its fear, its emotions, it suppresses. That will remain, but the child forgets that. So that will remain when your child grows older. These emotions which it has suppressed in childhood, the child is not aware. So unconscious, this is known as repression, unconscious suppression. Allora, per esempio, nel caso di bambini, e soprattutto nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, che avvengono questi processi di repressione, questi processi quindi di soppressione inconscia.
perché il bambino è normalmente in una condizione di debolezza rispetto all'adulto e non può reagire anche se subisce delle cose gravi come violenze o abusi, e quindi ha solo la modalità di dimenticare, quindi le repressioni hanno proprio questo scopo di dimenticare episodi spiacevoli o dolorosi. So this repression, the child is the things, emotions, desires which are repressed, though they are at the unconscious level below the mind, but from there they go on creating trouble for us. E sono pertanto queste pulsioni represse al di sotto del livello inconscio della mente e poi quindi potranno dare problemi più avanti. Many of our conflicts in life, feeling of fear, anxiety, constant some kind of anxiety, fear, some hatred for life itself, and antagonistic attitude towards life. These are all the result of many feelings, childhood experiences repressed. Molti dei conflitti della nostra vita sono dovuti, come proprio conflitti, ansia, paure, sono il risultato di queste pulsioni represse nel periodo dell'infanzia. In fact, most of the behavior of people, reactions of human beings, it is all determined by the amount of the type of emotions and desires and all that which have been repressed. E molte reazioni, non soltanto individuali, ci dicevo prima, ma anche collettive, sono dovute proprio a questa modalità di dover reprimere alcune situazioni nel periodo dell'infanzia. If children are brought up with love and care and protection and security, the child feels security, love, support, then the child, he will grow into a well-adjusted person. He is happy with people, he is happy with life. Se un bambino cresce in un ambiente che gli dà sicurezza, che gli dà amore, che gli dà sostegno, perché prevalentemente il bambino ha bisogno di sicurezza, allora si costruirà una personalità equilibrata Many of our adult behavior, inability to adjust with people, problems in life, they are all due to the repressed desires, impulses and all that lie buried in our mind. E la maggior parte delle difficoltà che si incontrano nella vita sono dovute proprio a questa repressione, non soltanto nella mente, ma a volte i risultati si percepiscono anche nel corpo. So these buried, suppressed, repressed desires, impulses and all that, they must be brought out. We must confront them. They are unaware. At present they are at the bottom of the unconscious level, it is there. We have to confront them, wake them up and face this, our own proper and self-analysis. When we have to analyze our own mind, how our mind works. Through all that, we can, to some extent, understand some of the repressed complexes. Queste barriere, di fatto, che sono costruite dovute alla repressione degli impulsi, devono in un qualche modo poter essere riportati a galla attraverso l'osservazione di se stessi, l'osservazione del proprio mentale, per quanto possibile, in modo da poterle affrontare. Otherwise, if we are not able to do it, otherwise intelligent, wise psychiatrist can help to some extent. Otherwise, in India, Hindu tradition, the guru, when you live with the guru and serve the guru understands the repressed complexes within him. He gives him proper guidance. Sometimes he may scold,
Sometimes he may give blows. Blows means some shock therapy. The Guru will awaken the repressed complexes and help the student to overcome the repressed complexes and desires. Quando le problematiche sono abbastanza forti, in Occidente a volte si ha bisogno del sostegno anche della psichiatria, in India normalmente è il guru anche che assolve questo compito. Quando si vive con un guru, quando si serve un guru, lui è in grado di non soltanto vedere questi conflitti interni o queste pulsioni represse, e a volte è in grado di farli uscire anche con delle terapie abbastanza forti, con delle azioni piuttosto forti. So another method is yoga, practice of meditation. Yoga, meditation, when you practice, as we advance on the path of meditation, then layer after layer of the mind or the unconscious will be revealed to us. L'altro modo per rimuoverli è la meditazione e lo yoga. Se si pratica la meditazione e lo yoga, proprio strato per strato queste problematiche vengono rielaborate, riaffiorate e si possono controllare meglio e affrontare meglio. So in this way, by the practice of one of the important benefits of meditation is, meditation, even if you don't realize God, meditation enables you to understand the workings of your own mind. La meditazione, prima ancora di poter arrivare allo stadio ultimo di realizzare Dio, è un mezzo che consente di lavorare, di vedere come lavora e come opera la vostra mente. Meditation enables us to discover the repressed complexes and bring them out and deal with them. La meditazione è un mezzo che ci aiuta anche a vedere, a affrontare questi conflitti e questi complessi e ci aiuta a tirarli fuori. In fact, there is a small book by Swami Vivekananda, Sadhanas or Preparations for Spiritual Life, one small pocket-sized book. There, c'è un piccolo libro scritto da Swami Vivekananda che si chiama Sadhana, Preparations for Spiritual Life. So there, preparazione per la vita spirituale. Swamiji begins with that. The book begins with the first thing you have to do is to bring out the buried thoughts, the thoughts which are lying buried in the underground. They have to be brought out. Swamiji inizia questo libro dicendo che la prima cosa da fare è di tirare fuori i conflitti, i pensieri sepolti nella profondità della mente. The Swamiji says you have to take the torch of wisdom, light, to the dark chambers of the unconscious. E bisogna prendere la luce della saggezza, della sapienza per illuminare la profondità dell'inconscio. Swamiji uses the word unconscious. At that time, Freud must have been discovered unconscious. Swamiji, at that time, the psychiatry or psychology was in a very primitive condition. Unconscious, the term unconscious was not at all known. Anyway, Swami Vivekananda uses the word unconscious. Many things are buried in the unconscious, you have to bring them out. That is the first step in yoga, Swamiji says. Questo stadio, Swamiji ha definito il primo stadio nello yoga e ha utilizzato la parola inconscio, che ancora non era comunemente diffuso, perché allo stesso periodo la psicologia e la psichiatria stavano indagando, il Freud stesso stava indagando su questo concetto, quindi prima ancora che fosse un termine comune, Swami Vivekananda lo aveva già utilizzato. So anyway, by the practice of yoga, tapas, austerity, thinking, proper understanding, meditation, if you go on practicing, gradually our kleshas, that is our desires, impulses, drives, they become weaker and weaker. Quindi attraverso lo yoga, attraverso tapas, attraverso la meditazione,
meditazione, l'osservazione dei pensieri, i klesha piano piano perdono di forza e diventano sempre più deboli. So this spiritual life, yoga, practice of meditation, prayer, through all this, these kleshas become weaker and weaker. E anche con la meditazione e le preghiere, allo stesso modo i klesha diventano sempre più deboli. This weakened state of the kleshas is known as tanu. Tanu means weakened state. E questo stato indebolito dei klesha viene definito tanu, che vuol dire proprio stato di indebolimento. So in ordinary spiritual, advanced spiritual seekers, yogis, in ordinary yogis, most of the kleshas remain in the tanu state. Tanu means weakened condition. E quindi per gli yogi, per gli esseri spirituali, per la maggior parte di queste persone, i klesha rimangono appunto in questo stato tanu, cioè uno stato di debolezza. But then he is not safe. At any time, even maybe in old age, these kleshas may come up again. Però non è una condizione del tutto sicura, perché in qualsiasi momento, magari anche proprio nell'età molto avanzata, questi klesha possono risvegliarsi di nuovo. So the kleshas have to be completely burned, that destroyed. Quindi i klesha di fatto devono essere completamente distrutti, bruciati. How to destroy, burn? Yesterday we saw, I told you about the light, the sunlight. If you put a lens, the lens will focus the light, the heat, actually it is the heat, and it will burn the dry leaves or paper. The same way, the light of the Atman, our inner Atman, that light must be focused. Così come abbiamo visto ieri l'esempio della lente che attraverso la convergenza dei raggi solari riesce a bruciare foglie secche o carta, allo stesso modo la luce dell'Atman deve essere proiettata. So when that light of the Atman, that is known as the prajna, that is super sensuous light, light of knowledge, intuition, we can call it intuition, yogic intuition. E allora quando questa luce dell'Atman, che viene chiamata prajna, che può essere definita come super, al di là delle sensazioni ordinarie, e anche come intuizione, l'intuizione yogica, then the kleshas will be burnt. That state of the klesha, the burnt state, that is known as the burnt seed state. Suppose a wheat, rice grain, wheat grain. If you roast it, it will not sprout again. Ordinary wheat grain, if you put it in the soil, it will sprout into a plant. But if you roast the wheat grain, then it will not sprout again. In the same way, our kleshas are to be roasted. They are to be burnt through the light, with the help of the light of the prajna. E allora allo stesso modo questo stato in cui veramente si distrugge completamente il klesha viene definito lo stato dei semi bruciati, proprio come se quando prendiamo dei semi di grano e se li tostiamo non sono più in grado di rigermogliare, allo stesso modo i klesha, una volta bruciati definitivamente, non saranno in grado di germogliare.
Sanskrit terms you need not bother, but I think it is enough if you remember these stages 5. Non importa anche se non ritenete i termini sanscriti, però ritenete i passaggi, 5 livelli. Prasupta, Udara, Vichinna, Tanu and Gandha Bija.